Ah, l'Italia. Un paese di poeti, santi, navigatori, Presidenti del Consiglio, allenatori di calcio e all'occorrenza anche esperti pizzaioli. Abbiamo deciso di mettere un po' le mani in pasta su questo argomento pizza. e partiamo toccandola piano. Oggi ragazzi siamo da Confine, da Francesco e Mario. Quando venite qui avete due opzioni. La prima, pizza e birra, classicone, oppure c'è il percorso degustazione accompagnato da un pairing più ricercato. E secondo voi noi per che scelta opteremo? Io sono felicissima di essere qua E saluti tutti quelli che ti conoscono. e saluto tutti quelli che mi conoscono. Siamo venuti qua già qualche volta, quindi sappiamo bene che cosa ci aspetta. Iniziamo con uno champagne diretto. La prima portata sarà un fritto. L'idea è quella di andare a abbinare una bolla per andare a sgrassare tutta la parte dovuta dal fritto. Lui è Vincent Brochet, l'extra brutto tra l'altro. E allora cin. Franci, te l'ho fatto io. Crosta di pane. Ragazzi, se vi capita di bere uno champagne figo e volete fare colpo sui vostri ospiti, voi dite crosta di pane. Sarà un successo assicurato. Iniziamo con la prima portata e forse è l'antipasto che ci rappresenta di più. Si chiama Salerno Milano, una spuma di patate, midolle e zafferano. Invece la crocchetta è ripiena d'ossobuco che abbiamo cucinato come un ragù campano domenicano. Stessa tecnica, stessi ingredienti. Sì, questo piatto, come tutti quelli che vedrete, in realtà lo abbiamo anche mangiato in cucina. Questo solo e sempre per farvi vedere qualche dietro le quinte che so che apprezzate molto. Mica per mangiare due volte. E l'ora del fritto. Nel cuore abbiamo sempre Salerno, quindi all'interno della crocchetta abbiamo questo osso buco sfilacciato, però cucinato come un ragù domenicale campano. Ma siamo con i piedi a Milano, quindi la base del piatto sarà questa spuma di patate calda fatta con midollo e zafferano. Si sente che scrocchia il cuore e un ossobuco cucinato come se fosse un ragù napoletano, spuma di patate allo zafferano e un classicone cominciare con dei frittini quando si va in pizzeria, ma qui c'è un pensiero gastronomico che va un pochettino oltre. E ora che ci siamo scaldati siamo pronti a parlare di pizza. Benvenuti nel lab di Confine. Ci sono degli impasti che vanno soltanto nel tasting menu e degli impasti che invece sono disponibili anche per la pizza intera. La pizza fritta, lo so, perché è la mia preferita. Pizza fritta ripasta al forno, classica napoletana fatta con farina 100% tipo 1, padellino, classico impasto alla torinese, il friabile che è fatto con farine con tenore proteico basso. Mi è già venuta fame. Pizza doppia cottura, prima fritta ma poi ripassata al forno. Alla base abbiamo antico pomodoro di Napoli, pomodoro dolcissimo, mozzarella di bufala campana tagliata a crudo e messa su pizza, parmigiano reggiano 36 mesi, olio extravergine d'oliva e basilico. Questo ragazzi è uno dei punti deboli di Franci quando veniamo a mangiare qua. Negli scorsi giorni siamo venuti qui per cercare di capire che cos'è che facesse diventare una pizza una grande pizza e abbiamo capito che ci vuole tecnica, pensiero e ingredienti. E per fare la pizza buona serve una cucina grande, sì. E siccome parliamo di frittura, andiamo con la fritta ripassata al forno. Ho paura per le tue dita. Andiamo a gestire diversamente l'impasto della classica napoletana perché avevo bisogno di un'elasticità diversa per fare questo movimento e poi immergerla all'interno dell'olio per friggerla. Il colino ti serve per tenerla ferma, sì, esatto, se no viene su. per creare la forma. Avere questo colino è fondamentale, se no non puoi dare la forma alla Con un altro colino che ha una forma diversa. certo. Andiamo a asciugare l'olio in eccesso, che non è assolutamente entrato all'interno del disco. In questo caso abbiamo un pomodoro che è l'antico pomodoro di Napoli, è una tipologia di San Marzano che viene coltivato nel napoletano, è dedito per avere un punto di dolcezza molto più alto. Andiamo a bocca di forno perché la prima fase di cottura è già stata fatta, era la pizza fritta ripassata al forno, è una tecnica di Don Antonio Starita, la riproponiamo in chiave un po' nostra, no? Come potete vedere ha cambiato colore, la ripassiamo sul foglio per asciugarla ulteriormente e non sembra più una pizza fritta, sembra quasi una pizza al forno. Andiamo a farcirlo con la mozzarella di bufala che abbiamo tagliato poc'anzi, che come ci dicevamo ha perso solo una parte di liquido. una parte di liquido e una mozzarella appena tagliata. Completiamo con il monocultivo arlecchino franto in Cilento, dedito per avere quella parte amara che va a contrastare ancora una volta quella parte dolce del pomodoro.
semplice non vuol dire facile, perché ragazzi, semplice non vuol dire facile. Questa è la nostra margherita che viene prima fritta e ripassata al forno. Attenzione ai dettagli durante la lievitazione dell'impasto, attenzione alla gestione della temperatura dell'olio, la gestione del pomodoro che deve perdere anch'esso i liquidi in eccesso tanto da non scaricarli sulla pizza, come per la mozzarella, una determinata tipologia di olio che va a contrastare con la parte amara il pomodoro. Io vorrei dirvi che questa è la mia pizza preferita, ma lo so già che quando arriveranno le altre dirò che anche loro sono le mie pizze preferite. Però ragazzi, questa, no, forse è la mia pizza preferita. La prima volta che l'ho assaggiata io sono rimasta sbalordita perché è fritta talmente bene che ha la goduria della pizza fritta in termini di gusto, ma non gronda olio, è perfetta. Io invece la tiro su così. Ragazzi, dell'alveolatura neanche ve ne parlo perché penso che parli da sola. Pomodoro dolcissimo, la mozzarella di bufala a crudo. Abbiamo Dario Princic, siamo nella zona dei Colli Friulani con il suo Sivi 100% Pinot Grigio, un 2019. Questa è una cosa incredibile. Un classico della tradizione salernitana è il ripieno con la scarola, diciamo che della tradizione campana, però noi a Salerno siamo soliti farla con la scarola cruda, quindi farla stufare all'interno del calzone stesso, condendola con colatura di alici, olio al peperoncino, gherigli di noci sorrentine, capperi di salina, olive nere gaiazzane, provola di Gragnano e alici. Il consiglio è quello di schiacciarlo e di mangiarlo con le mani e godere. Ora raga, ditemi se un calzone così l'avevate mai visto. Con questa impalcatura, non lo so, sembra tipo la grotta del presepe e non l'avete ancora sentita scrocchiare. Allora, questa si abbassa, si tira su e si vola. La pizza non è solo acqua, farina, lievito con un po' di condimento sopra. Nel momento in cui andate un po' ad approfondire vi rendete conto che dietro c'è un mondo. Certo ragazzi, che vi facciamo vedere come è stata preparata. A Salerno siamo soliti farlo con la scarola cruda che facciamo stufare all'interno del ripieno stesso. La andiamo a condire con dei datterini semi-dry, ingrediente segreto. Eccolo. Pizzico di olio al peperoncino, pizzico di pesto taglio orsino, polvere di olive nere, gherigli di noci sorrentine. E come diceva la nonna, quanto basta. Noi pesiamo qualsiasi cosa che facciamo, ma questo è proprio un atto viscerale. E aggiungerei anche, quelli bravi fanno così. Staglio dell'impasto. Sì. Pirlatura e abbretto. Ah, lo staglio è quando, Quando tu stacchi l'impasto. E quello che facciamo adesso invece ha un nome tecnico. I napoletani dicono ammacchiamo la pizza, è la stesura. In questo caso non andiamo a creare quello che è il cosiddetto cornicione, no? Andiamo a farcirlo all'interno. Questi qua sono tutti ingredienti che vanno in cottura. Andiamo a completarlo con la nostra provolina affumicata di Gragnano. Ma come fai a resistere a non mettere le mani dentro questi contenitori e mangiarteli direttamente così? Io fallirei dopo una settimana. Andiamo nella fase di chiusura Perché la pala ha i buchi? per far scrollare la farina in eccesso che possiamo trovare sotto al disco. Volevo vedere se Francesco la sapeva e la sapeva. Calzone, quindi il ripieno, si cucina a bocca di forno. Perché hai gli ingredienti all'interno, quindi devi cucinarli con molta più calma affinché la cottura all'interno venga fatta nel modo giusto. Tanto Bocca di forno vuol dire verso l'uscita. verso l'uscita del forno. Tutti lo bucano. Ok. Noi cerchiamo di gestire la pressione per far sì che di non bucarlo. È giusto, perché siccome il tuo calzone arriva poi con la fetta che ha l'arcata, per te è importante non bucarlo in cottura. Se è solito bucarlo prima, io invece Lo buchiamo dopo. andiamo al taglio. Si sente? This is for you. Un puzzatiello. Un puzzatiello per Mario. Alice a completare. Senti il profumo dell'extravergine? Qua l'ingrediente segreto, raga, è la colatura di alici. Questa è una delle mie preferite in assoluto. Sono tutte tue preferite. Effettivamente nel momento in cui le mordo è proprio così. Quello che mi fa impazzire di questa pizza, oltre all'impasto, che è bellissimo, sono i pomodorini dolci, le noci che scrocchiano sotto i denti, le alici salate, la perfezione. Le pizze che abbiamo assaggiato ora rimanevano nei binari della tradizione. Ora ci avventuriamo nel territorio della creatività, dove ragazzi, qui lo scivolone è sempre dietro l'angolo. Spoiler, non si scivola, non vi serviranno le pattine.
Il nostro friabile, eccoci qua. Friabile perché volevamo questa consistenza. Amiamo il croccante, ma volevamo un croccante che finisse nel momento stesso, nell'atto stesso in cui si dà il primo morso. All'interno abbiamo dei friarelli ripassati, un pullet fatto con l'agnello, quindi la sovraccoscia, la coscia di agnello marinata in polvere di peperone dolce, poi c'è la spezia segreta, c'è la prova di Gragnano, poi c'è tanto amore, ragazzi. Il pulled di agnello. Non so da dove cominciare per raccontarvi questa pizza. Franci, vuoi dire qualcosa tu? Di questa pizza sappiamo tutto, pure l'impasto. Questo era il collegamento con la cucina? Sì, In questo caso stiamo producendo il friabile. Il bello della pizza è quello di cercare di crearsi un'identità, perché c'è stato un lasso di tempo negli anni trascorsi dove una pizza poteva valere l'altra. Quando riesci a creare, ecco, la tua identità, il tuo prodotto è riconoscibile, le tue persone mangiano la tua pizza e dicono ah, questa è la pizza di Francesco, allora vuol dire che stai facendo un ottimo lavoro. Io credo. Lo metti il naso, Gianna? È super pungente, vai, vai, vai. Wow, profumo di lievito pazzesco. Il risultato della fermentazione, questa è la nostra big, utilizziamo solo farina di tipo 1. Sembra che io abbia accelerato il video, ma Francesca in realtà sta andando così proprio di suo. Eccoci qua. Andiamo a inserito all'interno dell'impasto. Che abbiamo inglobato la nostra biga, andiamo ad attendere la formazione del glutine affinché lo stesso possa percepire tutta l'acqua che dobbiamo inglobare all'interno. Ci vuole la giusta idratazione in virtù della ricetta che dobbiamo utilizzare. La regola non è più idrati più sei figo. Più sei figo. Ok, non funziona così. Come il glutine inizia a formarsi, abbiamo la possibilità di inserire il sale integrale di Trapani. Andiamo con l'extravergine per dare friabilità. Abbiamo appena fermato la macchina, quindi abbiamo un pizzico di rigidità, però sembra aver formato un ottimo glutine. È anche un po' un lavoro di fatica comunque. Non hai bisogno di andare in palestra se fai sto mestiere. Ci siamo. Andiamo a nanna. 20 minuti, primo ciclo di pieghe. 20 minutes later. Andiamo a dare quindi ecco le pieghe di rinforzo al nostro impasto. Questi movimenti sono ipnotici, potrei fare 10 minuti solo di questa cosa. Ci siamo, eccoci qua. Opla. Andiamo di nuovo a nanna e dopodiché andiamo a effettuare lo stagio. 2 hours later. Sono passate 2 ore e mezza. Abbiamo la biga, quindi il prefermento in percentuale molto alta che ci permette di far camminare tutto in modo molto veloce. Andiamo a portare tutti i lembi verso l'alto e andiamo a chiuderla in questo modo qua, un po' come se fosse una teglia romana. Poi con una sorta di pirlatura sempre andiamo a sigillarlo tutto. E il nostro panetto è pronto. L'obiettivo è come mettere al centro il commensale e far sì che viva un'esperienza diversa da come l'ha sempre vissuta in pizzeria. Oggi una buona pizza la mangi ovunque. L'obiettivo era offrire quei plus al cliente in pizzeria che non ci sono mai stato. Per noi ogni fetta di pizza è come se dovesse essere sempre la prima fetta. Quando vai in un ristorante, mangeresti mai 500 grammi di spaghetti a vongole? No. Questo è il concetto, perché mai devi mangiare 500 grammi di capricciosa? Noi veniamo dalla tradizione, infatti serviamo pizze nella loro totalità, però abbiamo messo in carta quelle pizze che secondo noi possono essere sostenibili come pasto completo. Il resto va mangiato in tasting menu. Mangereste mai in una marinara intera? Dopo ne parliamo. Io sì, la mangerei. La tecnica di stesura ha fatto sì che si creassero tutte quelle camere. All'atto del morso vai a sentire quella sorta di crunch che poi finisce nell'atto del morso stesso. Poi andiamo in abbattitore a fermare la cottura. Dopodiché avviene il rigenero, che fa sì che il prodotto esca totalmente friabile. perché hai voluto usare una carne come l'agnello? Era un po' una provocazione, innanzitutto perché come proteine siamo soliti nelle pizzerie utilizzare maiale, la salsiccia e friarelli, no? Abbiamo un supporto diverso, volevamo utilizzare una proteina diversa anche per avere un gusto diverso. Wow. Provola di Gragnano affumicata al paglia, friarelli proprio alla napoletana, quindi aglio, olio, peperoncino, preparazione super ignorante. La nostra coscia di agnello che va in marinatura e poi in cottura sous vide per 18 ore a 62 gradi, quindi un agnello sfilacciato. Abbiamo farcita, andiamo a fare l'ultima fase di asciugatura, facciamo fondere la provolina e poi dopo sentiamo la chitarra che suona. Prodotto più che croccante, friabile. Andiamo a utilizzare materia grassa in una percentuale un po' più alta all'interno dell'impasto, tanto da ottenere questa consistenza. Vado? Vai. Non c'è più il croccante, è già svanito. Si sente solo in principio. Voglio verificare se dice la verità. Franci, fammi il quality check che io di Francesco non mi fido.
E quindi anche qui, per richiamare la tradizione, non è salsiccia e friarielli, ma è agnelli e friarielli. Siete pronti per questo momento? L'impasto vi scrocchia sotto i denti, ma si interrompe nel momento in cui incontra l'agnello succoso e i friarielli. È una bomba di sapore. L'ingrediente segreto che mi ha stupito, perché non me l'aspettavo che ci stesse così bene, è il cardamomo nell'agnello. Sì, non solo nei croissant. Franci, abbassa quei mignoli che non stai guidando un drone. Non andiamo su un vino, ma andiamo su un tequila. In questo caso abbiamo Volcan con la sua tequila reposado. Abbiamo una pizza a padellino dove si lavora sulle parti amare, sulla parte della tostatura, soprattutto sulla affumicatura del pomodoro. E se qualcuno di voi avesse pensato che forse l'abbinamento pizza e vino potrebbe non essere dei più adatti, siamo passati alla tequila. Tocca? Tocca a lui, io faccio sempre da cameriere e poi ve lo lascio. Provocazione alla marinara classica. Innanzitutto abbiamo cambiato il disco, quindi abbiamo utilizzato un padellino anziché una pizza napoletana classica. Come abbiamo evoluto questa pizza, che è una pizza talmente tradizionale che bisogna rispettarla? Abbiamo lavorato su tutti gli elementi: pomodoro, affumicato a legno di faggio, le alici in colatura e in pasta, la crema d'aglio rosso di Nubia sbianchita al latte, la crema di datterino siciliano semi-dry, un gel di basilico. Le polveri invece sono olive, capperi, aglio nero ossidato, polvere di olive nere caiazzane. Il consiglio è quello di prenderla sempre con le mani, quindi ritorniamo alla tradizione facendo toccare tutta quella che è la stratificazione sotto al palato. È di una bellezza estetica. Allora, ve lo dico subito perché la conosco molto bene, questa è la mia pizza preferita, sia da vedere che da mangiare. Facciamo una capatina in cucina per approfondire la preparazione di questa meraviglia. Tanto che voi guardate, io mangio. Ora ragazzi assisteremo alla preparazione, possiamo dire che è un po' il cavallo di battaglia, no? No, io sono pro pizza fritta, calzone. Benissimo, vorrà dire che l'umaminara me la mangio io. L'umaminara viene servita su un padellino, doppia cottura, all'inizio a vapore, poi nell'elettrico. Andiamo a lavorare con un precotto, quindi possiamo rigenerare solo metà parte del nostro padellino. Partiamo dal pomodoro, lo stesso che abbiamo utilizzato sulla margherita, in questo caso l'abbiamo lavorato in modo diverso. Oltre a togliere il liquido di governo, abbiamo intaccato tutti i pelati facendogli perdere veramente tutto il liquido, quindi in questo caso abbiamo solo la polpa che viene prima tostata in forno, dopodiché viene affumicata alle di faggio. Abbiamo tutti gli ingredienti tipici di una marinara, che sono il basilico, un'altra forma di pomodoro, le alici ma in pasta e la crema d'aglio rosso di Nubia che andiamo a sbianchire con latte. Sostanzialmente gli ingredienti che normalmente ritrovate su una marinara. A rigenero avvenuto andiamo a farci le nostre due slice. È una pizza che offriamo solo in tasting menu perché è una botta di gusto infinita. Quando vai a dare il primo morso dici: ma che cosa è avvenuto a questa marinara? Come hanno lavorato gli ingredienti affinché ottenessero questo risultato? Quando vai a prenderla e vai a mangiarla con le mani, tutti gli elementi in modo stratificato vanno a toccare sotto al palato e tu li riesci a sentire indistintamente l'uno dall'altro, ma poi che vanno a creare un'osmosi tra di loro e fanno sì che ti danno queste esplosioni di sapore. In questo caso cambiamo extravergine, andiamo con un blend di rotondella e frantoiana perché non avevamo bisogno di una parte molto amara ma di un extravergine un po' più neutro. Per sostenere questa farcia così forte in gusto avevamo bisogno di una parte un po' più panosa che ci offrisse il padellino affinché tu riuscissi a mangiarlo. È stata scelta una pizza con un impasto molto panoso, di modo tale che potesse sopportare tutte le creme che vengono messe sopra. È come avere una scarpetta già precostituita al tavolo. E io aggiungo anche, abbiamo anche un po' di torino in questa pizza, perché è una marinara fatta al padellino. E come suggerisce lo chef, quando la mordete dovete fare attenzione di prendere tutti gli strati colorati di creme, perché queste creme si mischieranno nella vostra bocca e andranno a ricreare i sapori della marinara. Questa per me ragazzi è avanguardia pura. E in attesa dell'ultima pizza facciamo una digressione sugli ingredienti perché non vi abbiamo fatto abbastanza pipponi in questo video. Tutto quello che vi abbiamo raccontato si sgonfierebbe improvvisamente se alla base non ci fosse una ricerca incredibile sull'ingrediente e soprattutto sulla modalità di trattarlo per presentarlo al meglio su una pizza. Non si può andare
andare in pizzeria se non si mangia una margherita. Andiamo a stendere il nostro impasto. Noi usiamo lo stesso criterio di zero calcare, cioè prendiamo una pizza margherita, che è la cartina tornasole per sapere se la pizzeria va bene, perché una margherita la prima volta devi sempre prendere, e poi una pizza che zero calcare chiama stoccato. Sì, perché intende dire che prende una pizza normale e una pizza un po' strana, no? E così... Prima vi ho fatto vedere come andavamo a tirar via il liquido di governo dal pomodoro. Flashback. Questo è il pomodoro della margherita. Se diciamo tutta l'acqua in eccesso del pomodoro, ricaviamo la polpa. E con invece l'acqua di governo ci facciamo un Bloody Mary. Magari. Lo utilizzeremo, spoiler, in una nuova ricetta di impasto che andiamo a fare questo friabile al pomodoro. End of flashback. E questo è il risultato del nostro pomodoro San Marzano, che passiamo a mano, ma abbiamo perso una percentuale di liquidi che è pari al 35%, che poi riutilizziamo in modo diverso. Andiamo con il nostro fior di latte di Gragnano. Mi manca la fiamma, mi manca la parte romantica, ma vi giuro che sono nato e cresciuto con la fiamma. Posso dirti che per me la parte romantica è quando da mangi. La rotazione che andiamo a fare qua, quella che serve per asciugare l'impasto dai liquidi in eccesso, che nessuno lo sa, noi abbiamo 2 forni ma cuciniamo una pizza solo per forno. E questo non ce l'aspettavamo. Perché difatti la domanda è come fa a girarle tutte, a gestirle. Questo non se l'aspetta quasi nessuno. Il nostro obiettivo non è essere un moltiplicatore di numeri. Quando uno chef nappa un po' un petto d'opera, ne nappa uno per volta, giusto, per fare un piatto perfetto. Il nostro obiettivo è cercare di creare delle pizze perfette, no? Perché si taglia una pizza con le forme? Andiamo a rispettare quella che è la struttura che abbiamo creato, quindi a rispettare la geologia. L'obiettivo che avevamo nel lavorare il pomodoro in quel modo era raggiungere questo. Lavorare su una pizza napoletana con cotture più potenti, ma ottenere questo risultato, che la fetta si reggesse in piedi. Non c'è trucco, non c'è inganno. Cioè è caduta solo la foglia del basilico, rimane tutto lì, ragazzi. C'è l'olio ovviamente, però rimane tutto qui. Fine passo per antonomasia, il nostro carrello dei formaggi, quindi la nostra Botox, nominata così perché abbiamo fatto una 4 formaggi che spinge, quindi bomba. Alla base abbiamo una fondura di caciocavallo, del blu di bufala al latte crudo, confettura di fichi bianchi cilentani e chips di parmigiano. L'extravergine in questo caso è un monocultivar e un leccino, franto in cilento così come per i fichi. Il consiglio in questo caso è chiudere la slice, lasciare la chips al centro e mordere. Abbiamo un Riesling, siamo in Mosella, è uno Spatlese di Sant'Urbanov, annata 2007, quindi in questo caso avevo bisogno di un po' di ossigenazione. Questa è una fondura di caciocavallo, andiamo di fior di latte e entra in forno, ma poi la magia avviene all'uscita. Questa è una pizza che proponiamo dal 2018, ci tengo a dirlo, è un cavallo di battaglia. Fino alla fase di asciuga. Il primo ingrediente che andiamo a mettere sul pasto uscito è un blu di bufala, quindi un erborinato fatto con latte di bufala al latte crudo, confettura di fico bianco del Cilento, e andiamo a contrastare il blu di bufala. Andiamo a creare anche una texture diversa, un extravergine che dà la parte un po' più amara, e poi andiamo con la parte croccante. Chips di parmigiano. E come lo chef insegna, e chi sono io per contraddirlo, questa la piegate a metà, lasciate la cialda in mezzo e mordete. Per essere un carrello dei formaggi direi notevole. Questo è l'elevamento a potenza della pizza ai 4 formaggi, il formaggio erborinato che spinge tantissimo, la confettura di fichi dolce che riequilibra tutto, e all'interno questa cialda croccante che dà consistenza e morso. E che avevamo già assaggiato. Siamo giunti alla fine della nostra degustazione. Ricominciamo da capo? Se fosse possibile, sì. Molto felice di avervi raccontato questo dietro le quinte del mondo della pizza, che è un mondo di una ricchezza incredibile. Dietro ma anche davanti le quinte, o no? Vi abbiamo fatto venire un po' voglia di pizza? Noi speriamo di sì, perché siamo solo all'inizio.